Mamma mia quanto ce n'è. Lo appoggio qui. Dall'alveare. È arrivato quel bellissimo momento dell'anno in cui si tolgono i melari e si raccoglie il miele in più. Però siccome le famiglie sono molto forti, ho visto che oggi non sono riuscito a far scendere tutte le api e quindi dovrò spazzolarle. E sarà un po' più lungo e laborioso, oltre a portare giù col carrello un grande peso. Iniziamo, va? Dunque ho tolto un melario da qui sopra e qua ce ne sono due, qua uno solo e questa è la situazione. Sentite che rumore? Ci sono ancora un sacco di api dentro, adesso le devo togliere, un po' col soffiatore, un po' con la spazzola e via. Questo attrezzo, l'apiscampo, serve per far sì che le api scendano la sera, la notte, ma poi non possano più risalire. Probabilmente erano troppe e quindi molte sono rimaste. Eccolo qua. Avrei dovuto portare su semplicemente questa scatoletta alla baita, ma invece devo fare questo lavoro telaio per telaio. Tra l'altro anche il più velocemente possibile perché le api sentono l'odore del miele e si attaccano tra di loro, si saccheggiano. Mamma mia quanto ce n'è. Quest'anno è andato proprio bene. Questo telaio è completamente opercolato, significa che ha raggiunto un grado di umidità sufficiente per le api per essere conservato. Peserà 2-3 kg. Certo, questo è stupendo, perfetto proprio. Certo che se devo mettermi a fare sto lavoro per ogni melario sono finito. In realtà avrei dovuto semplicemente portarli su alla baita, ma questo piccolo problema, che erano troppe api, appunto mi ha vincolato così. Adesso vediamo come faccio con queste, che sono tante. Questa del soffiatore è una pratica abbastanza comune tra gli apicoltori, quindi non sto facendo niente di male o di disturbo per le api. Ok, primo è fatto. Ora lo chiudo, se no qua succede un casino. E boh. E il primo è andato. Insomma, questo imprevisto mi costerà come minimo un'ora in più e io volevo finire prima che il sole arrivasse alle api, quindi ho iniziato che erano le 7. Niente, dai, vediamo come va.
Questo è un miele più giovane, non è opercolato, però c'è, tutto pieno, pesante. Anche qui sono belli gonfi. E questo invece è un altro telaio perfetto, quasi. Ma che bellezza. Voilà. Ok, qua come spazi ci siamo. E torno giù. Uno è vuoto e l'altro è molto più leggero. Allora, questo è l'apiscampo. Si poggia tra i melari e il nido quando è il momento di togliere i melari, così le api entrano da qui, fanno tutto il giro ed escono da qua, ma non riescono a risalire. E quindi questo aiuta a svuotare i melari per il giorno dopo. Una cosa curiosa da sapere è che se lasci l'apiscampo dentro il nido per più di un paio di giorni, praticamente le api imparano come funziona e riescono ad uscire, e riescono a salire e scendere come vogliono. Sono veramente degli insetti super intelligenti. Poi ce n'è una incastrata, magari è per questo che non si è ben liberato, non si sono ben liberati. Questo invece è l'escludi regina. Praticamente si poggia tra il nido e i melari perché la regina non deve andare a deporre nei melari, altrimenti ci sarebbe, oltre che carica, diciamo, di varroa, insomma, di questo acaro che danneggia le api, ma soprattutto riempirebbe tutti i melari con le uova e non ci sarebbe spazio per il miele. Quindi si posiziona questa griglia che ha una larghezza delle maglie particolare, sufficiente per far passare le api, ma non la peregina, che è più cicciottella. Sembra più vuoto, parecchio più vuoto rispetto all'altro, anche perché è stato l'ultimo che ho messo. Questo telaio praticamente non ha miele. Sembra... Ah no, questo sì, questo pesa. Questo c'è. Questo c'è. Ultimo giro di melari, ne ho ancora 2, erano 5. Uno pienissimo, uno pieno e uno semivuoto nella prima arnia. Nella seconda ce ne sono 2, vediamo questi come saranno. Dal peso sembrava comunque abbastanza pieno anche questo. Vediamo un po'. Con questo peso e sinceramente penso che saranno occhio e croce 40 kg, quindi ora pulisco questo. Con questo ho finito. Questi sono da conservare e gli altri da portare via per smielare. Il peso della dolcezza.
Vado a prendere giù l'ultima scatola, che è la più pesante. Ok. Questo è il raccolto. Queste scatole sono, diciamo, 3/4 piene e 1/4 con i telaini semivuoti. Io dico sì, una quarantina di chili a occhio ci sono. L'anno scorso ne avevo fatti 7, quindi tutto sommato è andata molto meglio. Anche qui considerato che su 3 arnie che ho adesso solo 2 sono riusciti a produrre. In una, vi ricordate, era morta la regina e quindi non gli ho messo il melario, ho lasciato tutto il miele a loro perché giustamente avevano bisogno. Ora aspetto qualche minuto che vada via tutte queste api e poi si parte. Questo è per trattenere un po' gli odori, perché man mano che mi sposterò sul sentiero nel bosco, sicuramente il profumo di alveare attirerà tutti gli insetti e vorrei evitare. Ora un giro di questa. Perché se dovesse cadere lungo il sentiero non si apra completamente. Via, andiamo. Sto preparando una soluzione, uno sciroppo per le api, perché devo iniziare i trattamenti estivi anti-varroa e questi funzionano così. Una parte di acqua, 50 ml, 50 grammi di zucchero e 3 grammi di acido ossalico. Questo è un acido consentito anche in agricoltura biologica. Però è pur sempre un acido, una sorta, chiamiamola, di medicina per combattere questo acaro. Io adesso dovrò andare nell'apiario e in un'arnia andrò con la siringa a mettere 5 ml tra ogni favo, gocciolandolo. E questo lo faccio solo su un'arnia perché è un'arnia a cui ho tolto la covata, ne è rimasta pochissima, e questo trattamento funziona quando non ci sono uova, non c'è deposizione.
Le altre due invece, una non ha la regina e quindi aspetto che nasca la nuova regina, sfarfallino le api nelle celle, quindi rimanga tutto senza covata per fare lo stesso trattamento. E invece nell'ultima arnia, che poi è quella più forte, ho fatto quello che si chiama blocco di covata, cioè ho fermato la regina, l'ho bloccata, l'ho limitata in un solo favo, in orizzontale, e aspetto che sfarfallino, cioè escano tutte le api dalle celle, quelle nuove. Una volta che sarà successo questo, tra il 18° e il 24° giorno, andrò a dare il gocciolato di ossalico. È un trattamento obbligatorio per legge, nel senso che proprio devi tenere un registro di questo trattamento con anche i milligrammi che hai dato, i milligrammi che avanzano nella scatoletta, perché in caso di controlli appunto è necessario mostrarlo, poiché se un apicoltore non lo fa, la varroa si può diffondere anche negli altri apicoltori. Vado, mi vesto e vado a dare l'ossalico. Il lavoro che vado a fare è semplicissimo. Con la siringa prendo 5 ml e li inserisco interfavo, cioè tra un favo e l'altro. È sempre un'operazione, non dico complessa, che però mi mette un momento di tensione, perché comunque è un acido, nel senso che non è che faccia bene alle api, anzi può causare anche dei problemi come la morte della regina o delle malformazioni. Però è l'unico modo per contrastare questo acaro che si chiama varroa, che se lasciato prosperare ammazza sempre, al 100% delle volte, ammazza sempre la famiglia di api, le uccide. Bene, dai. Adesso devo portare via le ultime due scatole con i melari. Un'altra bella sfacchinata, proverò a farne 2 insieme, anche se pesano di più, per non fare 4 giri che non ho voglia. E niente, continuerò poi a farvi vedere quando arrivato smielerò. Eccoci, adesso è il momento di smielare davvero. Ma prima di iniziare devo fare un controllo molto importante che riguarda l'umidità del miele. Infatti il miele deve avere un'umidità inferiore al 18% per essere conservato, altrimenti poi si rovina nel giro di poco, a meno di non tenerlo in frigorifero. Invece con la giusta umidità può essere conservato per anni. Ci sono stati dei ritrovamenti di miele ancora commestibile degli egizi, per cui direi che non c'è problema. Come faccio a controllare l'umidità del miele? Uso questo strumento, un rifrattometro. È uno strumento manuale, si poggia qualche goccia qui, si chiude e poi si va a guardare in controluce verso il cielo e c'è una scala luminosa all'interno che ti indica l'umidità. Io credo proprio che questo miele dovrebbe avere un'umidità buona, perché è quasi tutto percolato. Ok, segna 16,5, quindi perfetto proprio. Chiaramente questo è un controllo che devo fare su più di un favo. Devo controllarne diversi, però lo faccio a campione. Comunque quelli all'interno dello stesso melario ne controllo 4-5, insomma la metà. E in questo modo poi posso smielare rapidamente. L'anno scorso, che avevo avuto il miele con un'umidità un po' più alta, ho dovuto deumidificarlo, quindi ho costruito uno strumento, un telaio, dove ho appeso tutti i telaini dei favi del melario e l'ho rivestito di cellophane
con un dehumidificatore a fianco ho creato una camera insomma più comoda e più veloce per fare questo lavoro. Però se quest'anno che ho tutto il miele quasi tutto percolato, se quest'anno rimane così sarebbe perfetto. Prendo un po' di miele da dentro le celle, lo appoggio qui. Poi chiudo, schiaccio e vado alla finestra. Questo segna 17. Comunque siamo abbondantemente sotto i 18, per cui probabilmente questo melario è già buono così. Questo invece proviene da un altro nido. Non è tutto percolato, anzi qua c'è pochissimo miele, molto leggero, però questo è tutto miele e non c'è opercolo, quindi questo può andare direttamente nello smielatore. Chiaramente devo misurare anche qui l'umidità. Si comincia a girare in maniera, diciamo, a media velocità e piano piano il miele esce dagli opercoli. Vediamo. Completamente vuoto. A questo punto poi lo giro, perché questa parte invece è ancora piena di miele. Adesso arrivano i telaini più interessanti, perché sono quelli più pieni di miele, pesanti, e che hanno bisogno di essere disopercolati. Quindi con questa forchetta si va a fare questo lavoro di rottura, apertura, diciamo, delle celle. Poi l'anno prossimo, quando darò questi stessi telai vuoti alle api, loro andranno a ricostruire le cellette che io adesso sto rovinando, danneggiando. E le rifanno di nuovo tutte perfette, esagonali. Certo, più faccio io un lavoro di fino e meno loro devono sgobbare l'anno prossimo e quindi avranno più energie per fare altro. Per fare questo lavoro esistono anche degli strumenti più veloci, come per esempio il coltello, però è elettrico e scalda e quindi questo danneggia le proprietà del miele. Ecco perché il miele artigianale non solo è più buono, ma è anche molto più sano. Questa invece è la cera che ho ricavato disopercolando tutti i favi. Se riesco, quest'inverno ci faccio delle candele.
Quello che si vede lì sotto è il miele. È un miele scuro. Mamma che buono. È buonissimo. È un misto castagno, acacia, tiglio. È un millefiori di montagna con peso sul castagno. Veramente, veramente particolare. Buonissimo. Questo è l'ultimo. Ho finito. Insomma, sono 3 ore che sono qua in ballo. Ho finito l'ultima frullata nello smilatore e quest'anno è andata. Devo dire è andata molto bene rispetto all'anno scorso, sono contento. Anche le famiglie sembrano stare abbastanza bene, speriamo che adesso con i trattamenti si completi il ciclo positivo e che chiaramente passino oltre che l'estate anche l'inverno. Ok, vado a smielare l'ultimo telaio. Adesso ho davvero finito. Mi manca di pulire tutta l'attrezzatura e poi chiudere il maturatore, che è questo bidone qui. Il maturatore serve per dare il tempo alle bolle d'aria, gli ultimi pezzettini di cera, qualche residuo, insomma, indesiderato, di emergere a galla. Si formerà una schiumetta che fra un mesetto circa andrò a togliere, dopodiché il miele può essere invasettato. Questa è una vera prelibatezza perché è cera del favo con il miele.
Si vende anche in pezzi e io invece la mangio direttamente dall'alveare. Anche l'anno scorso il miele aveva questo passapore molto particolare perché è un miele di almeno 5-6 essenze diverse, prevalentemente castagno, ma ha delle punte veramente particolari e spettacolarissime. Lo chiudo e poi rivedrò questo miele fra 30 giorni. Ok. Allora, faccio fatica ad alzarlo. Adesso sono curioso di sapere quanto pesa, ma secondo me un 40-50 kg tutti. Sono proprio curioso di sapere quanti chili di miele ho estratto quest'anno. Allora ho portato una pesapersone, vediamo se con questa riesco a misurare e a capire. Dai, non è male. Allora, invece di dirvelo, vi lascio indovinare. Per cui chi è curioso di vedere se indovina quanti chili di mele ci sono qua dentro, aspetto ancora qualche secondo e non vi faccio nessuno spoiler. Mettete il video in pausa un attimo, scrivete nei commenti secondo voi quanti chili ho estratto e vediamo chi si avvicina di più. Mi raccomando, non barate. Ah. Dai, 38,4 kg, non è male.